Allora, libri horror e parliamo di Stephen King, l'ultimo libro di Stephen King uscito nel 2024. You Like It Darker, Salto nel buio. Allora, la domanda che tutti si pongono, Stephen King è ancora il re dell'horror, King is still the king. Allora, questa è una raccolta di racconti, l'ultima che ha scritto, sono tutti molto diversi l'uno dall'altro, ma l'atmosfera comune leggendola è quella di un Raymond Carver che è stato trasportato nell'universo di X-Files. Ci sono tanti racconti che hanno il tema extraterrestre, ultracorpi, simil paranormale, con delle sfumature weird da horror più contemporaneo. Ma se buttiamo giù la maschera, mettiamo subito le carte in tavola, dobbiamo dire la verità, King non è più il re dell'horror da un pezzo, ormai. Questo libro lo riconferma. Gli aspetti positivi quali sono? Allora, i racconti più belli, a mio parere, sono Willy lo Strambo, che è un racconto molto molto corto e parla di questo rapporto tra un nipote che ha palesi problemi cognitivi, dei palesi handicap, con suo nonno, loro che coltivano queste lucciole, danno da mangiare la carne, il ragazzo che si fa fantasie incestuose sulla madre e la sorella, che ha questo rapporto morboso col nonno e fa gesti strani. È un ragazzo particolare ed è un racconto che è molto weird, cioè dalle atmosfere di stranezza, di bizzarro, di grottesco, nere, che lo rendono veramente interessante e abbastanza fuori dai canoni di King. E l'esperto di turbolenze che ho amato come racconto, che parla di questo tizio che è convinto di salvare i viaggi in aereo ogni volta che sale sul volo. Cioè lui sa che quel volo precipiterà e per salvarlo lui deve salire. È un racconto fantastico. Per quanto riguarda il resto dei racconti, era stato annunciato una sorta di sequel di Cujo, un Cujo 2, che poi risulta un racconto sì con un cane che non è molto horror. E fate conto che i cani sono la mia fobia, quindi mi sarei dovuto cagare in mano, invece no. Il primo racconto, due bastardi di talento che crea veramente una grossa atmosfera di climax con questa ricerca di un manoscritto del libro dei genitori di un genitore famoso, di uno scrittore famoso per ritrovare poi un ambiguo posto con un ambiguo corpo e la scena di quel corpo grigio, rugoso, molto X-Files. Effettivamente ti cringe un po', però tutto il resto tutti i racconti oggettivamente sono molto molto scarichi. È come comprare un biglietto, timbrare un biglietto di un film horror, di una fiction horror che tu ti godi comunque perché le atmosfere eh, ricalcano abbastanza quello che ti aspetti senza però fare grossi fuochi d'artificio. Sono molto scarichi, molto spesso c'è un crescendo per poi arrivare al finale che, come nei due bastardi di talento, ti fa vedere questo scenario horror, questo piccolo corpo horror, questo piccolo colpo di scena horror che però rimane lì, fa un piccolo scoppiettio, un piccolo petardino, una stella di Natale che non ti lascia veramente quello che ti dovrebbe lasciare un horror, ovvero un grosso colpo emotivo, i brividi o comunque un'angoscia, un terrore che ti fa riflettere per arrivare a scavare dentro i lati più oscuri della tua anima e dell'animo umano. Sono storielle, piacevoli da leggere, ma così. I dati positivi sono appunto che c'è questa atmosfera un po' tra X-Files, Raymond Carver, ha lo stile un po' minimalista di Raymond Carver, buttato con appunto questa atmosfera weird E.T. alla X-Files che mi è piaciuta perché che ci sta, però non è niente di che. Il libro di King non è niente di che, bisogna dire la verità. È come vedere un po' una vecchia gloria, no? Un campione professionistico che continua a giocare ma ormai non ha più il fisico, non ha più il tenore di un tempo. Leggendo King ho sempre questa
sensazione, per quanto rimanga nell'Hall of Fame della letteratura horror, ovviamente, però hai sempre la sensazione di giocatore stanco. Poi ovviamente bisogna sottolineare, la letteratura non ha età. Cormac McCarthy lo ha dimostrato morendo l'anno scorso a 90 anni scrivendo il suo ultimo romanzo dittico, Il passeggero, e Stella Maris, ed è forse il suo apice della carriera, quindi può sempre tornare da un momento all'altro un romanzo capolavoro di King, un libro capolavoro di King, un racconto capolavoro di King. Non è questo il caso. I rumors sul fatto che abbia anche un ghostwriter, uno scrittore fantasma che scrive racconti al posto suo, può anche essere vero, perché sono molto diversi tra di loro, anche se c'è un po' sempre la penna di King, ma questo poco importa finché non fai qualcosa che colpisce davvero. E King invece è una macchina industriale, è il prodotto di consumo dell'horror, è quel prodotto in serie, letteralmente, è quell'horror mainstream pop che tu, adesso come adesso, no? Che tu ti gusti, ti vai a vedere, esci, non ti lascia granché, ma ti sei magnato, ti sei stato, no? Quel sapore di atmosfera orrorifica, senza davvero essere arte, ma solo intrattenimento horror, si potrebbe dire. Detto questo, non si può mai dire incrociamo le dita. Per adesso siamo su linea piatta per quanto riguarda King. Ci sono sicuramente nuovi scrittori di questa nuova era New Age contemporanea horror che stanno facendo veramente qualcosa di molto molto meglio, quindi non pensate che King sia il meglio. Ci sono tanti altri scrittori, Eric La Rocca, CJ Lead, Gray Hendrix, Blark, Monica Ueda, che è strepitosa. Ce ne sono tanti altri, quindi non vi soffermate a King, ovviamente. King è la base pop da cui partire per poi esplorare altro. Comunque è sempre ovviamente un maestro che rimane nei nostri cuoricini, però male, proprio male. Quest'ultimo libro male. Ok, bimbi, amanti dell'horror, parliamo dell'ultimo libro di Stephen King, non una caso. La trama è un po' assurda, cruenta, grottesca. Una coppia di vecchietti poeti decide di rapire degli adolescenti, rinchiuderli in delle gabbie create nel loro scantinato, dargli da mangiare il fegato crudo, poi ucciderli per a loro volta mangiare il fegato di questi ragazzini, convinti che il fegato e il corpo di questi ragazzi giovani possa a loro volta ridare l'eterna giovinezza a questi vecchietti. In contemporanea abbiamo la protagonista Holly, che è l'investigatrice che sta indagando sulla sparizione di questi ragazzi per arrivare alla risoluzione del caso e cercare di scoprire che fine fanno questi ragazzi. Allora, cosa dire di Holly? Le scene in cui i signori Harris, con uno stratagemma verso il quale loro si fingono finti disabili con la carrozzella, si fanno aiutare dai ragazzini e li rapiscono su questo furgone, tipico furgone bianco, rinchiusi all'interno della cella, il bagno chimico, l'assenza di acqua, il fatto che li costringono attraverso la gabbietta a mangiare questo fegato crudo lasciato lì per giorni, che è l'unica cosa che i ragazzi rinchiusi hanno da mangiare, la trebbiatrice che si intravede. Tutti questi elementi ricordano un po' il King prime time, il King della giovinezza, della sua primavera. Le sequenze in cui i signori Harris utilizzano il grasso delle vittime, le sequenze della cella, delle prigioni in cui i ragazzini sono rinchiusi ricordano un po' le sequenze di Misery, il modo in cui i signori Harris preparano delle creme con il grasso delle loro vittime, delle polpettine e che mettono in freezer, e tutta una serie di bistecche dai loro cadaveri con cui si convincono di avere questa eterna giovinezza. Tutte queste parti ultra cruente, ultra macabre, che citano molto anche Hannibal di Harris, nonché Jeffrey Dahmer, che viene altresì citato esplicitamente. Queste sequenze violente sono bellissime, ti fanno rivoltare letteralmente lo stomaco e soprattutto sono vissute in prima persona dalle vittime, e le sequenze in cui ci sono sia i POV delle vittime che i POV, i point of view dei signori Harris, il modo in cui
mano a mano si sviscera e si scopre che cosa fanno con le loro vittime, come le trattano, tutte le parti più da macelleria, diciamo, sono veramente forti, veramente belle. L'altra cosa interessante del libro è la struttura, che non è lineare, ma ci sono dei continui salti temporali da un capitolo all'altro in cui noi vediamo le varie vittime che hanno fatto gli Harris, il modo in cui sono stati rapiti, e vediamo in sequenze temporali anni precedenti e poi il presente che si alternano. Noi scopriamo mano a mano i vari rapimenti e il diverso modo di come le vittime hanno vissuto quel rapimento e la vita privata degli Harris nelle loro sfumature più macabre. Questa parte è veramente interessante e ti tiene incollata perché c'è il fascino dell'horror, il fascino del gore. La parte invece che è molto scarsa secondo me del romanzo è tutta la parte investigativa, tutta la parte di Holly. Letteralmente noi sappiamo già tutto perché abbiamo appunto i capitoli in sequenze temporali alternate, estemporanee, in cui noi sappiamo già che cosa stanno facendo gli Harris, sappiamo già le vittime. La scena della ragazza vegana, la gabbia che si rifiuta di mangiare il fegato è un capolavoro. Tutta la parte però di ricerca investigativa e della vita privata di Holly, della protagonista, letteralmente non ce ne frega proprio un cazzo, cioè è buttata lì per dare un po' un'alternanza, un riempitivo, diciamo, perché King si è un po' cercato di dare al thriller, alla parte più di romanzo investigativo, che è quella dove secondo me ha più lacune, non riesce a maneggiare molto bene questa parte crime, questa parte da detective, di tutta la parte di Holly che è veramente noiosa, ma zappando questa, diciamo, metà del romanzo, tutta l'altra metà che sono appunto le sequenze delle vittime, le sequenze dei signori Harris, sicuramente potete trovare dei contorni veramente deliziosi e gustosi e macabri. La parte più invece di indagine investigativa probabilmente vi annoierete e lì si vede che destreggia meno la penna l'autore, poi stiamo sempre parlando di Stephen King però. Altro appunto interessante a livello storico-temporale, la genesi dell'opera. L'opera è stata scritta durante il periodo Covid, questo lo esplicita anche nell'appendice l'autore, e un aspetto molto realistico e che rivitalizza l'opera, di questo realismo dei dettagli, è il fatto che storicamente è molto politico e attuale, viene molto ribattuto all'interno del romanzo in varie sequenze alcuni di quelli che sono i temi attuali in America e nel mondo, quindi il Covid, perdite dei familiari per via del Covid, soprattutto anziani, la fobia che ha Holly, l'investigatrice, della mascherina e di prendere la malattia, perché è stato scritto durante quel periodo, no? Intorno al 2021, e soprattutto complottisti che non credono nel Covid, stellano diciamo la parte più dei buzzurri e dei cattivi del romanzo. C'è anche tutta una parte, diciamo, e c'è tutta una parte anche di complottisti anti-Covid, di trampiani o trampisti che votano Trump. C'è tutta, oltre alle citazioni, oltre a mettere in campo anche la parte di attualità tecnologica, quindi il fatto che l'investigatrice vada su internet, usi l'iPhone, l'iPad, tutte le citazioni delle marche di sigarette, poi ci sono sempre i personaggi che fumano le sigarette, in King questa è una costante, in ogni romanzo c'è un personaggio che fuma le sigarette, tutte le marche, sia delle sigarette che dei cibi, e soprattutto la parte più politica. Ho visto che King ha voluto ribattere molto su questo concetto, che sentiva molto da parte di una storia americana di questo periodo, che King ha voluto ricreare dal punto di vista storico e realistico per riprodurre il tempo attuale, e quindi queste tematiche si ritrovano molto dal punto di vista del realismo all'interno del romanzo. Però a parte queste piccole infusioni e a parte le parti macabre, sicuramente diciamo questa è la fase è la fase più decadente di King. Per quanto sia il maestro dell'horror contemporaneo e non abbia più nulla da dimostrare, non vi aspettate sicuramente il picco di King. Ormai King sforna romanzi giusto per sbarcare il lunario, come si suol dire, giusto per mandare avanti. Quando ha quelle parti in cui gioca sull'horror, gioca sulla violenza,
sul carattere della malvagità e dell'acume umano, dove si può spingere l'orrore, la violenza, tutta la parte anche delle superstizioni, il fatto di avere una sfiducia nella scienza e credere quindi appunto a un'eterna giovinezza, e anche la tematica horror è esplorata in maniera fantastica. Ovviamente appunto non vi aspettate i capolavoro di King, perché non ci può più essere, ma non è detto, poi magari nell'età avanzata lo sforna, ma sicuramente questa, prendete conto che è la fase decadente di King, sta sperimentando anche un po' nell'ambito del genere horror. Un romanzo di King è sempre un nuovo romanzo di King, quindi sicuramente a favore si può dire che è un ottimo esercizio in alcuni punti sugli scenari che si possono immaginare nell'horror e nell'horror da serial killer, unendoli al contemporaneo, all'attualità. Su questo King ha fatto un ottimo lavoro, ma ci sta comunque un esercizio, un buon apprendimento di penna horror che si può imparare sempre dal maestro King, che vabbè ormai abbiamo detto sforna libri come un'industria multinazionale, uno o due all'anno, via così, ma non gli si può chiedere, ad aso ormai, come si suol dire, non gli si può chiedere più nulla. Si legge per piacere, per continuare a leggere King comunque come maestro contemporaneo. Sicuramente ci sono nuove leve molto più interessanti di King. Detto questo, un bacino a tutti i fan dell'horror, a tutti i fan di King, fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate, altre critiche, altre analisi e ulteriori approfondimenti.